Ce l'ha fatta, finalmente è arrivato il Ken nero, muscoloso. Non vedevo l'ora, mi sembra bellissimo dalle foto di stock, un filino meno dalla scatola, ma quello lo scopriremo assieme. Quindi, visto che questa Barbie, o meglio Ken Lux, è tra le mie mani, andiamo subito a recensirlo. Non mi dilungherò troppo nella recensione di questo Ken perché poi voglio andare a provare dei vestiti dei Ken normali su questo corpo, non l'avevo ancora fatto, e soprattutto cercare di mostrarvi nel migliore dei modi qual è il suo skin tone, quindi il suo colore di pelle. Ma iniziamo dalla scatola, che è praticamente identica alla scatola di tutte le Barbie Lux uscite finora, quindi con questa enorme vetrina sul davanti che ci lascia vedere completamente la bambola all'interno, e anche in basso poi troviamo il logo Barbie Signature e ovviamente la scritta Lux. Su un lato della scatola troviamo la scritta Lux in verde gigantesca. Sull'altro lato invece troviamo la scritta Model 25 perché questa è la 25esima Barbie Lux che hanno prodotto. Anche sul retro ritroviamo il logo Barbie Lux, Lux è sempre scritto in verde che è un po' il colore di questo Ken. Qui più in basso invece ci fanno vedere tutte le bambole uscite in questa nuova Waves, la numero 24, la numero 21, poi c'è la numero 23, poi abbiamo la numero 22, la numero 20 e ovviamente il nostro Ken che è il numero 25. Il problema è che viste così sembrano tutte foto di prototipi perché il Ken dal vivo non sembra propriamente lui. Non so quanto anche le altre siano somiglianti a quelle reali, ma comunque è una wave che a me poco interessa onestamente, infatti ho comprato solamente lui. Qui in basso ci sono le solite informazioni che non ci interessano, e invece qui c'è una descrizione di questa linea. Barbie Lux Wave 4 è una collezione curata di bambole, curata nel senso una collezione di pregio, ognuna con un fresco look pastello e uno stile personale. Le mode di tendenza presentano dettagli degni di foto e con i corpi articolati posabili ispirano lo stilista che abbiamo all'interno di noi. Le Barbie Lux sono pronte per essere sistemate, messe in posa, fotografate e postate. Quindi questo ci conferma che le Barbie Lux sono esattamente create per essere utilizzate per fare delle foto per i social. Ma andiamo subito ad unboxare questo Ken, anche perché vedendolo così in scatola credo abbia bisogno di un parrucchiere, una sistematina ai capelli, quindi deboxiamo. Ed eccolo qua una volta fuori dal box. Sì, è molto più bello confronto a come sembrava in scatola, ma ragazzi la qualità è un disastro, siamo veramente su una qualità disastrosa, un livello veramente assurdo, e adesso piano piano vi spiego perché. Il suo designer Bill Greening per questo Ken ha scelto il face sculpt che si chiama Basics Black Ken, e devo dirvi che frontalmente è molto più bello di quello che sembrava in scatola e anche delle foto promozionali, delle foto di stock. Di profilo non mi fa impazzire, lo trovo molto basic, forse si chiama basic per qualcosa, però comunque devo dirvi che frontalmente mi piace molto. Poi vabbè, sapete che io con le carnagioni scure divento deficiente, ma quello è un altro discorso. Comunque, carnagione scurissima, le sue labbra sono colorate con questo colore leggermente rosato, leggermente rossastro per dare l'idea che appunto siano delle labbra. I suoi occhi sono molto sottili, leggermente allungati, di questo castano molto chiaro, che li rende secondo me molto belli, e le sue sopracciglia invece sono molto grosse, molto spesse, molto definite e senza alcun peletto disegnato all'interno, o almeno mi sembra che non ce ne siano. Ma se sul viso nulla da dire, spostiamoci a guardare i capelli, perché di base sono tutti ricciolini, molto carini, mi piacciono. Qui sui lati abbiamo questa rasatura disegnata, quindi solamente stampata, non floccata, e devo dirvi che la cosa non mi dispiace perché confronto alla classica floccatura in questo caso sono riusciti a dare una leggera sfumatura da più colorato a meno colorato all'altezza della basetta, e quindi mi piace. Tutto questo disegno fa tutto il giro della sua testa. Cos'è che però non mi piace dei suoi capelli? Che se andiamo a guardarli bene, i ricci laterali, se li tiriamo, sono piuttosto lunghi, i capelli li arrivano praticamente al mento, ma qui sopra, nella parte sopra dove vedete che è più piatto, sono stati tagliati cortissimi. Praticamente i suoi capelli sono lunghi esattamente come li vedete. Questa è la lunghezza dei suoi capelli. No, io sto provando a tirarli, ma non ci sono. Questa è la lunghezza. Guardate la differenza tra qui, che arrivano esattamente dove vedete questo ciuffo, a qui, che sono decisamente molto 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 più lunghi. Quindi sono stati totalmente tagliati a caso.
e già questa cosa sinceramente non mi piace. Ma scendendo a guardare quello che indossa, la prima cosa che vediamo è questa maglia verde fluo, di un tessuto devo dire molto carino, è super elasticizzato, ma veramente tanto elasticizzato, si vede proprio anche solo tirando così, e devo dirvi che il tessuto è molto bello, molto morbido, penso che si veda anche in camera, manica corta con gli orli al punto giusto, o almeno così credevo, perché se lo guardiamo sul retro troviamo l'apertura con il velcro, semplicissima, non mi aspettavo sicuramente nulla di più e va benissimo così, ma guardate qui in fondo, questa parte che prosegue dopo il velcro non ha un orlo, e anzi, guardate com'è tagliata bene. Io non so che dire. Queste bambole costano sempre di più perché questa è costata quasi 50 euro e ci troviamo queste cose. Ma ok, però scusate, se qui c'è questo taglio orrendo, dentro c'è ovviamente l'etichetta Barbie Signature. Della serie ci vantiamo anche di queste cose. Sulle gambe indossa invece questi pantaloni azzurri, un azzurro lilla, molto semplici, sembrano quasi fatti di jeans, un tessuto un pochino rigido, però effettivamente per simulare un jeans ci sta. Non hanno assolutamente alcun tipo di tasca, troviamo solamente la patta disegnata con del filo e anche le tasche, e anche sul retro non c'è assolutamente nulla se non l'apertura tramite del velcro. Una semplicità disarmante. Molto belle queste bambole per fare le foto, molto belle per tutto quello che volete, ma non valgono assolutamente il prezzo che costano. C'è chi mi critica perché dice che non dovrei criticarle, ma ragazzi non posso mentirvi, è così. Le sue scarpe invece sono degli stivaletti completamente argentati, se riesco ad alzargli un po' il pantalone ve li faccio anche vedere, eccoli qua, completamente argentati, molto lunghi con un piccolo tacco, anche questi non hanno nulla di speciale, hanno qualche dettaglio in rilievo ma niente di colorato. Una cosa che però apprezzo moltissimo è come sono stati realizzati sul retro. C'è questa apertura per far passare il tallone, quindi per aiutarci a farglieli indossare, ma qui sopra sono comunque chiusi, in modo che non si aprano e che non si allarghino mentre li ha addosso. Anche con lui arriva lo stand, il classico stand Barbie Lux, che è il classico stand proiettato in avanti. Infatti se vedete l'asta è completamente in avanti. E oltretutto ho notato una cosa che l'altra volta non avevo notato, essendo lui abbastanza alto e avendo anche i tacchi, l'aggancio si infila nello stand proprio per un pelo e infatti basta un attimo per farlo fuoriuscire e per farlo cadere. Si appoggia proprio così, dobbiamo sperare che non succeda nulla perché sennò questo crollerà in 2 secondi. Ovviamente sotto lo stand è bianco e vuoto, ma non ci stupiamo. L'ultima cosa che arriva con lui è questo certificato di autenticità con scritto Barbie Lux. Questo certifica che la tua Barbie Lux è stata creata con la collaborazione di designer e artisti Mattel e le solite cose, ma ovviamente come sempre non arriva nessun accessorio e nient'altro. La cosa che un pochino mi dispiace è che Bill Greening è un designer veramente bravissimo e credo che per realizzare queste bambole sia veramente un sacco limitato da Mattel. Ma cominciamo con i confronti. Onestamente io speravo che avesse questo tono di pelle, perché io amo questo viso e avrei tantissimo voluto fare uno switch della testa, ma come vedete no, direi proprio che il colore è completamente diverso. Ma quindi che colore ha questo Ken? È il colore più scuro? No. Come carnagioni scure? Questa è la più chiara che ho e direi che proprio no, è tanto diversa. Questo si posiziona esattamente al centro, perché è un pochino più scuro confronto a lei, ma molto più chiaro confronto al nuovo Ken. Poi c'è Christy che ha una carnagione sì più scura confronto alla precedente, ma comunque è ancora chiara confronto a questo Ken Lux numero 25. Ho quindi pensato che potesse avere lo stesso tono di pelle di questa Barbie Extra Fly e invece purtroppo no, perché se andiamo a vedere bene sono più o meno simili, ma lui ha un sottotono un pochino più caldo e lei un sottotono un pochino più freddo. Diciamo che lei ha un colore un pochino più grigio e lui un colore un pochino più marroncino, quindi il suo colore di pelle non è neanche quello di questa Barbie Extra Fly. L'ultima che mi resta da paragonare è Simone, l'altra Barbie Lux, che però ragazzi si vede palesemente che è molto più scura di lui. Lei è veramente quasi completamente nera e quindi no, neanche questo skin tone è giusto per lui. Io non ho una bambola dello stesso colore. Se però vi può tornare utile ve le metto qui tutte in fila dalla carnagione più chiara alla carnagione più scura, così capite più o meno in che punto si inserisce. Ma non saprei davvero consigliarvi una testa, un'altra bambola, però magari ragazzi a voi può tornare utile. Di sicuro è molto scuro, ma diciamo che è un gradino più chiaro confronto a Simone. So che lui, adesso mi direte che è più chiaro confronto a lei, no, purtroppo è un problema di luci. Avendo il viso opaco confronto a lei che ce l'ha un pochino più lucido,
le mie luci lo fanno risultare più chiaro, ma se li confrontiamo così da vicino vedete che è effettivamente più scuro confronto a lei. E che bello che è. Il suo corpo è esattamente lo stesso identico corpo muscoloso che abbiamo già visto nella recensione di questo Ken con cui lo sto, diciamo, paragonando, e vi devo dire che questo corpo, come praticamente tutto, secondo me, con la pelle scura, è molto più bello. Infatti guardatelo come lo guarda invidioso, perché è più bello. Non c'è dubbio, è più bello. Ma secondo voi i vestiti del Ken classico su questo corpo ci staranno? Proviamo subito. Prendiamo intanto questi del Ken che vi ho fatto vedere prima, di pantaloncini, vediamo se ci stanno, anche se ho i miei dubbi. Credo proprio che non ci staranno, vediamo. No, non salgono, o forse sì, forse sì, forse sì, no. Sì, no, boh. Allora, una gamba sì, l'altra gamba forse. No, diciamo che ha le cosce troppo larghe e quindi questi pantaloncini non passano, quindi pantaloncini bocciati. Ma la maglia invece proviamo subito anche quella, anche se comunque ho i miei grossi dubbi. Facciamo passare le mani. Questa è anche leggermente elasticizzata, quindi potrebbe andare bene. La vedo dura. Allora, salire sale. Ok, no dai, forse questa va, forse questa gli va, perché è leggermente larga sull'altro Ken, più che larga è morbida, è giusta. E diciamo che su di lui ci sta, ma rende un pochino corta forse, e soprattutto abbastanza stretta qui sul petto. Anche qui dietro si vede, ma soprattutto se guardiamo le maniche c'è il tessuto veramente super tirato, perché effettivamente lo riempie parecchio. Però diciamo che per qualche foto si può utilizzare. Ma ci mancano da provare le scarpe del Ken classico, quindi proviamo, anche se ho i miei dubbi. Le sento un po' dure da infilare. Allora, si infilano queste perché sono comunque morbide, ma le sento davvero strette, si sente proprio che il piede spinge, quindi mi sa che no, che ha anche i piedi più grossi. Vediamo, facciamo un confronto tra piede e piede. Sì, decisamente sì, se guardate le dita dei piedi, quelle di questo Ken muscoloso sono decisamente più lunghe confronto al Ken normale. E anche guardandoli così da sopra sono decisamente più larghi. Porca vacca, io che volevo vestirlo con i vestiti di Ken. Ma invece questi vestiti, che sono molto più morbidi, molto più larghi, potrebbero andargli bene? Proviamo. Proviamo come prima, per prima cosa, i pantaloncini, anche se ho i miei dubbi a vederli così. Che palle, io speravo di riuscire a vestirlo con questo costume per fargli un paio di foto. Allora, fino alle ginocchia sale, ma il nostro problema non sono le ginocchia, ma sono le cosce. Vediamo se riusciamo. E direi di sì. Ok, si vede che sono un pochino piccoli per lui, però ci stanno. Dai, preghiamo anche per la camicia, così poi riesco a fargli un paio di foto. Infiliamo le mani. No, dai che c'è. Wow! E anche la camicia gli sta, per fortuna. È talmente larga per il Ken Extra Fly che sta bene anche a lui. Quindi praticamente, come anche per le Barbie curvi, dobbiamo cercare qualche vestito che vesta leggermente largo o comunque morbido sulle Barbie classiche, in questo caso i Ken classici, e probabilmente andranno bene anche a lui. Ma proviamo anche queste ciabatte, visto che sono aperte sul retro e quindi non dovrebbero dare problemi di lunghezza. Vediamo se queste vanno bene. Allora, entrano, si riescono a mettere, ma come vedete non si riesce a infilare del tutto perché è proprio largo qui, alla pianta del piede larga. Oh, che palle! E questo era il Ken Lux numero 25 con tutto quello che arriva assieme a lui, cioè praticamente nulla. Molto bello, lo ammetto, molto molto bello. Complimenti a Bill Greening, il designer di questo Ken, per come l'ha realizzato, per l'idea che ha avuto, perché è effettivamente bello. La qualità purtroppo è molto scadente, ma sappiamo che Mattel ci sta abituando a questo, mi dispiace dirlo, perché se fosse stato realizzato bene sarebbe davvero bellissimo e non dico perfetto, ma ci avrei speso volentieri questi soldi. Per carità, non vi dico di averli spesi malvolentieri, perché comunque mi piace molto e sono contentissimo di avere un corpo muscoloso con la carnagione scura, però onestamente mi aspettavo qualcosa di più. Non mi aspettavo alcuni difetti, non mi aspettavo una qualità così bassa e almeno speravo che gli andassero bene i vestiti degli altri Ken. E invece dovrò inventarmi qualcosa. Di sicuro però tra loro due non c'è assolutamente paragone. Questo nuovo è 100 volte più bello. Quindi abbiamo visto il suo corpo, abbiamo visto i suoi vestiti, abbiamo visto il suo viso, abbiamo fatto un confronto con gli altri carnagioni,
abbiamo fatto un piccolo confronto con l'altro Ken. Non mi resta che salutarvi, sperando che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se vi va, seguitemi anche su tutti i social con lo stesso nome, Toys Expression, e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io aspetto di sapere cosa ne pensate di lui qui sotto con un commento. Intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.